Eccoci qui. Bene ragazzi, buongiorno. Allora, questo incontro è per spiegare il lavoro che quest'anno abbiamo fatto come Accademia, e l'abbiamo fatto già gli anni scorsi, però quest'anno vogliamo presentarlo, sul Tongshu. Allora, il Tongshu è questo famoso almanacco cinese che viene fatto tutti gli anni. Ovviamente il Tongshu, essendo di matrice cinese, ha come base il calendario cinese, che quindi è diverso dal nostro gregoriano, e di conseguenza abbiamo l'inizio dell'anno tra il 4 e il 5 di febbraio. Quindi ora che ci stiamo parlando al 21 di gennaio siamo ancora nell'anno 2023, che è stato l'anno della lepre. Allora, di che cosa tratta questo Tongshu? Ovviamente il Tongshu, che è acquistabile, generale, quello cinese, e io però sono qui a spiegarvi quello nostro un po' più particolare, tratta tutti i temi, diciamo, importanti della vita a grandi linee, però ovviamente in modo generale. Ci sono i 12 animali, e come i nostri 12 segni zodiacali, che quindi a seconda dell'influenza astrologica che arriva quest'anno hanno un tipo di reazione o meno, no? Quindi ci saranno giornate più favorevoli a fare determinate azioni rispetto magari all'attività lavorativa, o giornate meno favorevoli o giornate negative al 100%, però il Tongshu è un aspetto generale. Il nostro calendario è personalizzato perché noi abbiamo aggiunto all'interno di questa previsione generale, che adesso vediamo un pochettino, quest'anno è l'anno del drago, quindi cercheremo di dare un minimo di cappello introduttivo, abbiamo inserito altri sistemi di calcolo, no? Come il Bazzi, ad esempio, è il metodo, diciamo, più sofisticato di astrologia cinese, ok? Che ci permette di leggere il nostro tema natale a livello molto molto dettagliato. Allora, voi avrete, per chi acquista il calendario, ci sarà una cartella, ecco, però sostanzialmente divisa in due cartelle, sottocartelle. Vedete che c'è generale e personale. Allora, in quella generale ci sono, come vi ho detto prima, le date da evitare per tutti, quindi il 2024, le date in scontro per tutti. Cosa significa in scontro? Allora, ci saranno due colori, ecco, vedete, io vi apro il PDF, eccolo qua. Allora, è fatto così. Vedete che ci sono date da evitare come base del consulto. Quindi nel 2024 voi avrete una tabella fatta così con i 12 mesi, dove la parte, vedete che vicino ai numeri ogni tanto c'è un quadratino grigio o un quadratino nero. Ecco, allora, queste qua sono le date da evitare a prescindere per tutti. Perché? Perché sono la base degli scontri. Allora, il nero è lo scontro peggiore, quindi la data più negativa, se così vogliamo dire, è lo scontro sul mese, sull'animale del mese, mentre il grigio è lo scontro sull'animale dell'anno. Quindi avrete una tabellina generale fatta così, ok, da evitare. Poi, seconda cartella, temi specifici, e vedete come qua ci sono i vari ambiti di cui vi parlavo prima. Quindi, ad esempio, azienda, cioè ambiti con sottocartelle, perché vedete quante ce ne sono? Quindi, in ambito lavorativo a livello di azienda, avremo firmare un contratto, inaugurazione, nuova attività, cominciare una nuova attività, assegnare un incarico o una posizione, non adatto completamente per fare qualcosa di importante, oppure adatto o meno per sciogliere o chiudere un contratto. Ecco, questa è già una grande suddivisione che abbiamo fatto. Quindi nell'ambito aziendale apriamo ad esempio
firmare un contratto, io vi apro la tabella e vedete che qua ci sono il nero e il rosso, dove il nero è ovviamente una data non adatta per firmare un contratto, il rosso una data invece proficua per firmare un contratto. Quelle che restano bianche sono, diciamo, neutre. Questo di nuovo a livello generale per tutto l'anno. Ok, però tema specifico, firmare un contratto aziendale. Apriamo un'altra cartella, ad esempio, cominciare una nuova attività, stesso discorso, quindi i neri sono i giorni neri, quindi è meglio che evitiate di iniziare una nuova attività in questi giorni, mentre i rossi sono quelli propensi. Di nuovo per tutti i 12 mesi. Ecco. E questo è tutto l'ambito solo azienda. Poi casa, ecco, vedete che casa avete date per iniziare i lavori di ristrutturazione, ad esempio importante per chi anche magari come Roberta fa l'architetto e quindi inizio lavori fondamentale. Ecco, qui ci sono le date, apriamo la tabella e c'è, ecco qua, di nuovo il nero negativo, il rosso positivo e via discorrendo. E poi c'è invece a livello personale le date per traslocare o meno, altro avvenimento importante. Stesso discorso. Troverete sempre nero e rosso, tranne nelle cartelle, negli ambiti in cui ci sono soltanto quelli negativi. Ma è scritto, ad esempio, poi vabbè lo aprite, ad esempio qua in azienda c'era, vedete, non adatto per attività importanti, quindi ci sono solo quelli neri. Ok. Allora, questo era casa. Poi abbiamo investimenti, quindi proprio dal punto di vista economico di soldi, iniziare un investimento o comprare o vendere azioni, questo anche è molto importante, magari per chi ha un'attività non solo specifica come il broker, ma chi magari ha da gestire un patrimonio o qualcosa. Ok, quindi vedete che anche qui c'è sia il positivo che il negativo. Ok. Istruzione, iniziare un nuovo studio, anche questo, ok? Poi spirituale, e qui dentro ci sono le date per matrimonio, ad esempio, quindi da evitare o buone per sposarsi o neutre, matrimonio o convivenza, comunque passaggio importante della relazione. Oppure effettuare un rituale dal punto di vista spirituale. E qui idem. Ok. Poi altra categoria, viaggi, e qui abbiamo o iniziare un lungo viaggio, quindi un trasferimento importante che ci terrà via per un bel po', oppure un viaggio breve che può essere una gita, una giornata, uno spostamento di lavoro veloce. Quindi ci sono due categorie. Ecco, come vedete, questa parte è soltanto quella generale. Quindi nella cartella del Tongshu 2024, archivio generale, avrete le date da evitare completamente e tutti questi temi specifici. Poi personale. Ed ecco qua. Allora, personale, adesso lo vediamo per voi. La prima cosa importante che è stata valutata è quella dei cosiddetti periodi vacanti. Allora, quindi, che cosa sono i periodi vacanti? Ecco, nel nostro calendario cinese ci sono gli elementi e i rami, che sono i... Allora, qua ci sono i 5 elementi, qua ci sono i 12 animali. Allora, ognuno di noi è nato in un giorno specifico che è composto sempre da un animale e da un elemento, esattamente come l'anno, adesso detto 2024, è drago di legno. Quindi anche noi siamo nati in
vabbè, anno, mese, giorno e ora, ma in questo caso ci fermiamo sul giorno, in un giorno particolare che è composto da un animale e da un elemento. Mm? Allora, questa accoppiata noi la leggiamo come la tabella proprio della battaglia navale, cercando qui il nostro elemento che è scritto come trigramma, ma ora per Mariangela lo vediamo, e qui come animale. Insieme questa coppia fa il binomio sessagesimale perché il calendario cinese è suddiviso con questo ciclo di 60. Quindi questa coppia, che è data poi da un numero qui, no? Binomio, vedete, numero binomio sessagesimale, c'è scritto qua in alto. Ci sarà lo zoom qua? Non lo trovo, basta che faccio così. Ah, ok, perfetto, ecco qua. Quindi qua c'è l'elemento, qua c'è l'animale e qui c'è il binomio. Sulla base di questo binomio vedete che la colonna successiva si chiama periodo vacante. Allora, questo da dove deriva? Deriva dal fatto che gli elementi sono cinque elementi che si sdoppiano in yin e yang e quindi diventano 10. Gli animali invece sono 12. Quindi arriviamo a un certo punto che l'accoppiata manca di 2 attori, quindi 2 animali restano fuori dal gioco delle coppie. Questi animali che restano fuori dal gioco delle coppie sono i cosiddetti vacanti, quindi ognuno di noi ha 2 animali vacanti. Questo quindi significa che ci saranno mesi, giorni, periodi dell'anno, anni interi vacanti. Ed ecco che quindi nella nostra tabellina dei vacanti, e possiamo andare a vedere a questo punto il 2024, okay. Allora, l'altra parte dedicata appunto all'energia personale, come vedete, è per ognuno dei 12 animali. Ed ecco qua che per il cavallo ci sono giorni neri, giorni buoni e giorni neutri. Quindi oltre ai suoi vacanti che lei avrà, sostanzialmente la consultazione, come vedete, è molto comoda perché è sempre la stessa tabella che viene riproposta nei vari temi. Quindi a livello di consultazione è molto più semplice rispetto a dover sfogliare il Tonshu o cercare, no, le combinazioni. È stata fatta in maniera tabellare proprio per essere più snella. Quindi ognuno di voi magari avrà il suo animale stampato, perlomeno io faccio così, stampo il mio animale di nascita e ce l'ho lì sempre visibile, no? Perché così ho questo tipo di tabella chiara e ogni giorno so dove andare a parare. Poi ho i miei vacanti, che ovviamente posso inserire come nell'altra tabellina che vi ho fatto vedere prima, e già la mia parte personale è ben definita. Poi, a seconda di che cosa devo fare nella vita, se riguarda, abbiamo visto, le relazioni, vado a vedere la cartella matrimonio, se riguarda l'inaugurazione di un negozio, di quello che è, vado a vedere inaugurazione. Ok, i temi sono ovviamente quelli che poi di cui uno ha bisogno, però la parte personale direi che, come vedete, è preziosa perché un Tonshu classico non vi dà questo tipo di dettaglio. Ve lo dà generale per tutti, mentre qui ecco, è più particolarizzato.